Ciao a tutti e bentornati su Italian Pod. Io sono Luca e come sempre sono qui con la fantastica Francesca. Oggi parliamo di una cosa che secondo me cambia davvero il modo in cui si impara l'italiano. Ciao Luca, ciao ascoltatori. Sì, oggi sfatiamo un mito che sento sempre. Devo studiare ore e ore ogni giorno per imparare l'italiano. Ma non è vero. Anzi, spesso sono le piccole azioni quotidiane che fanno la differenza. Esatto. E guarda, mi viene in mente la storia di una mia studentessa, Giulia. Lei aveva pochissimo tempo, lavorava, aveva famiglia, ma si è impegnata a fare solo 5 minuti di italiano al giorno. Dopo qualche mese riusciva già a fare conversazione. Non serve strafare, serve costanza. E questa è proprio la filosofia di Italian Pod. Imparare in modo naturale, senza stress, anche se hai solo pochi minuti. Oggi vi mostriamo come. Allora, parliamo un attimo della scienza dietro queste microabitudini. C'è un concetto che si chiama habit stacking, cioè attaccare una nuova abitudine a una routine che già fai. Tipo, ascoltare una canzone italiana mentre ti lavi i denti. Sì, e poi c'è la famosa regola dell'1%. Se migliori anche solo dell'1% ogni giorno, alla fine dell'anno sei, oddio, non so fare i calcoli precisi, ma sei molto più avanti di dove hai iniziato. È come mettere un mattoncino ogni giorno. Esempio pratico. Io, la mattina, ascolto sempre una canzone italiana mentre preparo il caffè. Non sembra tanto, ma dopo un po' ti accorgi che capisci sempre di più. Ecco, non serve rivoluzionare la vita. Basta inserire l'italiano in quello che già fai. Piccoli passi, grandi risultati. Partiamo dalla mattina. Appena ti svegli, prova a salutarti in italiano. Buongiorno, che bel giorno. Sembra una sciocchezza, ma ti mette subito nella mentalità giusta. E poi puoi chiederti: che tempo fa oggi? Anche se parli da solo va benissimo. Anzi, è un ottimo esercizio. 2 minuti, non di più. Ma se lo fai ogni giorno il cervello si abitua. Io lo faccio sempre, anche con i miei figli. Ragazzi, che tempo fa oggi? E loro rispondono, magari sbagliando, ma va bene così. L'importante è provarci. E se vi ricordate, nell'episodio scorso abbiamo detto che la ripetizione è fondamentale. Anche solo 2 minuti al giorno fanno la differenza. Un altro trucco. Usa i tempi morti. Tipo quando sei in macchina, in autobus o fai una passeggiata. Metti un podcast in italiano. Magari proprio Italian Pod. Io ho imparato il francese così, ascoltando podcast mentre andavo al lavoro. E se parlo troppo veloce, puoi rallentare la velocità di riproduzione. Io lo faccio sempre quando ascolto podcast in inglese, per esempio. Sì, e anche se capisci solo qualche parola va bene. L'importante è abituare l'orecchio. E poi col tempo capirai sempre di più. Insomma, trasforma i momenti vuoti in opportunità per l'italiano. Non serve tempo extra, solo un po' di creatività. Parliamo di vocabolario. Un'abitudine potentissima è imparare una parola nuova al giorno, solo una, ma poi usala in 3 frasi diverse, anche solo a voce alta. Io consiglio sempre di impostare una notifica sul telefono. Parola del giorno. Ci sono tante app che lo fanno. O anche solo un post-it sul frigo. Facciamo un esempio. La parola gatto. Oggi impari gatto, poi dici il gatto dorme. Mi piace il gatto di mia nonna. Ho visto un gatto nero. Così la parola ti resta in testa. E se la usi in contesti diversi, la memorizzi molto meglio. Non serve imparare 10 parole al giorno. Una basta. Ma usala davvero. Un altro trucco che adoro. Trasforma i social in uno strumento per l'italiano. Segui pagine meme italiane, chef, creator.
Così impari mentre scrolli. Sì, e non serve scrivere romanzi nei commenti. Basta anche solo un emoji e una parola, tipo che bello o buonissimo. Alcune pagine che vanno forte in Italia sono E spaghetti italiani, giallo zafferano per le ricette, o I trash italiano per i meme. Così ti immergi nella lingua senza nemmeno accorgertene. E se ti va, prova a commentare ogni tanto, anche solo una volta a settimana. È un piccolo passo, ma aiuta tantissimo. Arriviamo alla sera. Prima di andare a dormire, chiediti: cosa ho imparato oggi? Anche solo una frase in italiano, detta a voce alta. Io lo faccio in spagnolo, per non perdere la pratica. Ogni sera, anche se sono stanca, dico una cosa che ho imparato. È un modo per chiudere la giornata con una piccola vittoria. E poi, se lo fai ogni giorno, ti accorgi che il vocabolario cresce senza sforzo. È come annaffiare una piantina, poco alla volta, ma sempre. E se vi va, scrivetelo anche su un quaderno. Così dopo un mese vedete tutti i vostri progressi. Ora parliamo delle scuse. Lo faccio dopo. Non ho motivazione. Le conosciamo tutti, vero? Sì, e il trucco è collegare l'abitudine a qualcosa che già fai. Tipo, ogni volta che bevi il caffè, ripassa una flashcard. O mentre aspetti che bolla l'acqua, ripeti una frase. E ricordate, la motivazione arriva dopo l'azione, non prima. Se aspetti di sentirti motivato, non inizi mai. Inizia anche solo con un piccolo gesto e la motivazione seguirà. Esatto, non serve la perfezione, serve solo iniziare, un passo alla volta. Allora vi lanciamo una sfida. Scegliete una o due di queste micro abitudini e provatele per 7 giorni, solo una settimana. E se volete, condividete i vostri progressi sui social con l'hashtag Italian Micro Habits. Ci piace tantissimo vedere come vi organizzate. Abbiamo già visto storie bellissime. Una volta un ascoltatore ci ha scritto che grazie a questa sfida ha iniziato a parlare italiano con la nonna ogni sera. Piccole cose, grandi risultati. E magari la prossima volta racconteremo proprio la vostra storia. Allora ricordate, la fluidità non si costruisce in un giorno, ma mattone dopo mattone. Ogni piccola azione conta. Abbiamo visto tanti studenti avere successo solo perché sono stati costanti. Non serve essere perfetti, basta essere presenti ogni giorno, anche solo per pochi minuti. Quindi iniziate da dove siete. Non aspettate il momento perfetto. Fate oggi una piccola cosa per il vostro italiano. E noi saremo qui, puntata dopo puntata, a darvi nuovi spunti e motivazione. Grazie per averci ascoltato. Grazie mille Luca e grazie a tutti voi. Alla prossima e buone microabitudini. Ciao Francesca, ciao a tutti, continuate così.